Ti è mai capitato magari di sentirti in questo modo? Sei pronto a trasformare la tua esperienza, le tue competenze in un business di coaching che ti permetti di lavorare 20 ore a settimana, guadagnare più di 3.000 euro al mese e sentirti finalmente libero, ma ogni volta che ci provi qualcosa ti blocca. Come faccio a posizionarmi se non so da dove iniziare? Come trovo clienti senza passare le giornate su Instagram? Cosa dico durante le call per non sembrare un impostore o un falso guru? Ok, se ti è mai capitato di pensare anche solamente una di queste frasi, allora fermati e respira, perché in questo video ti svelo 3 passi che ho usato e che insegno ai miei clienti per passare dal burnout, cioè dall'esaurimento nervoso, alla libertà, costruendo un business di coaching senza rischiare il tuo stipendio o perdere anni in corsi inutili. E se è la prima volta che vieni in questo canale, io sono Valencia, business coach specializzata nell'aiutare persone come te a trasformare la loro passione in un business di coaching solido e redditizio. Ho accompagnato professionisti, ex dipendenti, insegnanti e freelance a costruire un'attività online che genera entrate stabili anche partendo da zero. E oggi voglio parlarti di come puoi fare lo stesso senza rischiare tutto quello che hai costruito finora. Sei pronto? Partiamo! Allora, uno dei problemi più grandi che vedo nei coach alle prime armi o in chi vuole diventarlo è la confusione su cosa offrono davvero. E sai qual è la prima trappola che ti fa perdere mesi interi? Voler aiutare tutti. Questo è un desiderio nobile, ma non funziona nel mercato. I clienti non comprano felicità o motivazione, comprano soluzioni a problemi specifici. Adesso mi spiego meglio. Se dici sono un coach che aiuta le persone a trovare la felicità, stai parlando a nessuno. Invece devi partire dalla tua storia, dal problema che hai risolto o che capisci meglio degli altri. Adesso ti faccio un esempio pratico. Immagina che tu sia un ex insegnante che ha lasciato la scuola perché è stressato e ora vorrebbe diventare un coach. La tentazione è dire: aiuto i professionisti a gestire lo stress, ma è vago. La zona di impatto invece è: aiuto insegnanti in burnout a trasformare la loro esperienza in un coaching business da 3.000 euro al mese entro 6 mesi, usando le competenze che hanno già. La vedi la differenza? Specifico, concreto, legato a un problema reale che tu hai vissuto. In questo modo ti posizioni come esperto pratico e non generico. Attiri clienti che si identificano in te. Smetti di competere con i guru e inizi a parlare alla tua tribù. Adesso ti voglio aiutare ulteriormente dandoti un esercizio pratico che puoi fare subito. Quindi prendi carta e penna. Scrivi una lista di 3-5 problemi che hai affrontato nella tua vita oppure anche nella tua carriera e che hai superato. Scrivili e poi chiediti: chi altro sta affrontando questo problema ora? Come posso aiutarlo? Questo lavoro qui ti aiuterà a trovare la tua zona di impatto. Non devi aiutare tutti, devi aiutare le persone giuste per te. E quando avrai chiarezza su questo, vedrai che comunicare il tuo valore diventerà molto più semplice e i clienti inizieranno a cercarti perché capiscono subito che tu sei la soluzione al loro problema. E adesso vediamo il passo numero 2, perché molti coach o aspiranti tali dipendono dal passaparola o da contatti sporadici sui social e questo crea una enorme instabilità nel tuo business. Questo significa che un mese hai un cliente, il mese dopo 0 e vivi con l'ansia di non sapere come pagherai le bollette, come pagherai l'affitto. La verità
è che non puoi costruire un business solido senza un sistema che genera lead, cioè sarebbe un sistema che genera potenziali clienti in modo costante. Ti serve un sistema semplice e ripetibile. Ora lo so cosa stai pensando. Come faccio a trovare clienti se non ho followers? La risposta è semplice. Non devi diventare uno youtuber o un influencer. Adesso ti insegno un sistema organico che uso con i miei clienti. Il primo strumento di questo sistema organico è il lead magnet mirato. Offri qualcosa di immediatamente utile al tuo prospect. Per esempio, se hai lavorato nelle risorse umane e vuoi aiutare manager sovraccarichi, allora crea una guida 5 errori che portano al burnout e come risolverli in 7 giorni. E questo è un esempio di lead magnet molto mirato. Altro elemento fondamentale di questo procedimento: funnel di acquisizione. In questo caso puoi utilizzare o YouTube oppure anche LinkedIn se hai un profilo professionale, oppure anche un webinar gratuito. Un esempio potrebbe essere che magari scrivi un post dicendo: da ex dipendente nelle risorse umane ho aiutato 12 manager a ridurre lo stress del 70% in 3 mesi. Ti regalo la mia guida se mi scrivi burnout. A quel punto alle persone che ti scrivono burnout le rimanderai in un link e in quel link chi vuole scaricare la tua guida ti dovrà lasciare la sua email. Ed è così che cominci a costruire la tua community di lead che tu nutrirai ogni settimana attraverso un'operazione di retargeting. E cioè imposterai un'automazione e un'email di nurturing, e questo è l'altro elemento. Infatti ogni settimana dovrai inviare almeno un'email con un consiglio pratico o anche una testimonianza di un cliente. Dopo 3 o 4 di queste email proponi una call esplorativa gratuita. Questo è il completo coaching funnel che ti sto dando adesso. E vuoi sapere perché questo sistema funziona? Perché parti da un problema specifico, offri una soluzione rapida e costruisci fiducia prima di vendere. E queste sono persone altamente interessate a ciò che hai da offrire. Ed è così che dei perfetti estranei si convertono in clienti. Però se hai bisogno di un sistema ancora più passo passo che ti guidi fin dall'inizio, allora ti consiglio di guardare questa masterclass gratuita che ho creato, in cui non ti prometto soluzioni miracolose, ma ti guido veramente passo dopo passo attraverso il percorso che ho seguito io e che mi ha permesso di superare le mie paure e di costruire un business redditizio e autentico. In questa masterclass condivido le mie strategie, la mia storia, perché so che molto probabilmente ti ci riconoscerai, e ti spiego come un percorso strutturato può aiutarti a evitare gli errori che ho fatto io all'inizio. È il tuo primo passo per passare dalla confusione alla chiarezza e dal terrore alla realizzazione. La masterclass è completamente gratuita e la trovi cliccando sul link qui sotto. Non devi aspettare. È arrivato il momento di passare dall'improvvisazione a un piano d'azione concreto. E adesso parliamo dell'elefante nella stanza. La parte che spaventa tutti, la vendita. Uno dei blocchi più grandi per chi vuole diventare coach è la paura di vendere. Magari ti senti a disagio durante le call con i potenziali clienti e hai paura di chiedere un prezzo che ritieni troppo alto, tipo 200 euro a sessione, o non sai come gestire obiezioni come ci devo pensare o non ho i soldi. Allora, questo è normale, ma devi capire una cosa: vendere non significa imbrogliare qualcuno, significa aiutare una persona a fare un passo avanti nella sua vita.
Quando parli con un prospect, il tuo obiettivo non è convincerlo a comprare, ma capire se il tuo servizio è davvero la soluzione giusta per lui. E ti dico anche un segreto: se usi i primi 2 passi, non stai vendendo, stai aiutando. Quando qualcuno prenota una call, parti con questa domanda: raccontami, qual è la situazione attuale e cosa vorresti ottenere nei prossimi 3 mesi? Ascolta, prendi appunti e poi, passo successivo, se potessi darti una soluzione personalizzata per, e qui ripeti il loro problema, saresti interessato ad esplorarla? Se dicono di sì, spiega il tuo programma, perché questo sposta il focus sul valore che puoi offrire, non sul prezzo. E poi un altro consiglio: usa prezzi a pacchetto. Per esempio, 1.500 euro per 3 mesi, non a sessione. Poi, quando proponi il tuo servizio, spiega chiaramente cosa include e quale risultato può aspettarsi il cliente. Per quanto riguarda le obiezioni, devi gestire le obiezioni con calma. Se il cliente ti dice è troppo caro, tu puoi rispondere: capisco. Prima di decidere, facciamo un passo indietro. Quanto ti costa non risolvere questo problema? Ricorda, se hai seguito i passi 1 e 2, chi arriva alla call è già pronto a comprare. Tu devi solo guidarlo. Il segreto, quindi, è smettere di vedere la vendita come un chiedere soldi, ma vederla come un'offerta di aiuto. E a proposito di questo, ho un altro video che fa al caso tuo, che ti può aiutare a cambiare la tua prospettiva sul marketing e imparare a comunicare senza sembrare un venditore aggressivo con strategie mirate. Allora, io qui veramente ti assicuro che è una questione di mindset e non di chissà quali tecniche. Ed è fondamentale per costruire un business etico e autentico, allineato ai tuoi valori e a quelli del tuo pubblico. Lo trovi qui. In questo video ti aiuterò a smantellare la convinzione che il marketing sia solamente una vendita aggressiva e inoltre ti mostrerò anche che è possibile avere successo senza tradire la tua autenticità. E consiglio finale: inizia con piccoli passi. Fai pratica con amici o familiari, simulando una chiamata di vendita, e concentrati sul valore che porti, non sulla vendita. Vedrai che mano a mano che farai questo esercizio, con il tempo diventerà naturale per te seguire questo framework, questo schema che ti sto dando in questo video. E ricorda questo, che è veramente molto importante: non sei solo un ex dipendente, un freelance, un insegnante. Sei un futuro coach che può guadagnare la sua libertà e cambiare la vita a centinaia di persone. E se vuoi trasformare questo desiderio in un piano concreto, ti ricordo che ho creato la masterclass gratuita che trovi qui sotto in questo link, ed è la mappa che ti porta dalla confusione alla chiarezza, passo dopo passo, per costruire il tuo business di coaching. Quindi la trovi qua nel link in descrizione. Ed è tutto per oggi. Grazie per avermi seguito, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!